Mi dispiace, piccola. Ci sono delle cose che devo dirti e mi restano solo pochi momenti. Mi dispiace per tutto ciò che non potrò mai darti. Non ti comprerò mai un hamburger gigante a 4 piani, niente super mega. Non ti farò mai sorridere. Volevo soltanto invecchiare insieme a te, come due vecchie tartarughe che ridono, contandosi le rughe insieme, al capolinea, sul lago del tuo dipinto. Quello era il nostro paradiso. Abbiamo molto da perdere. Libri, pisolini, baci e litigi. Oh Dio, ne abbiamo avuti di straordinari, dei quali ti ringrazio. E grazie di ogni gesto gentile. Grazie per i nostri figli, per la prima volta che li ho visti e per avermi sempre fatto sentire orgoglioso di te. Per la tua forza, per la tua dolcezza, per come eri e come sei, per come ho sempre desiderato toccarti. Dio, eri tutta la mia vita. E ti chiedo scusa per tutte le volte che ho fallito con te, specialmente questa. Robbie Williams, Al di là dei sogni. Puoi perdere te stesso, tutto, ogni limite, ogni tempo, che i due corpi si mischino al punto di non sapere più chi è e chi è cosa. E giusto quando la dolce confusione è così intensa che pensi di dover morire, fai tipo così, restare solo nel tuo corpo separato, ma il corpo che ami è ancora lì. Quello è il miracolo. Puoi andare in paradiso e tornare indietro vivo. Ritornarci ogni volta che vuoi con la persona che ami. Robbie Williams, l'uomo bicentenario. Benvenuti nel mio canale e benvenuti al nuovo Oggi vi presento. Quest'oggi il personaggio speciale è Robbie Williams. La sua è stata una lunga carriera fatta di titoli incisivi e di ruoli iconici, conquistando il pubblico di tutto il mondo con la sua spontaneità, la sua simpatia e quel talento recitativo che si è spento troppo presto. Personalmente l'ho amato dalla prima volta che l'ho visto, ragazzina, in Mork e Mindy, e stimato come uomo e come attore negli anni a venire. Passava da ruoli drammatici a comici adattandosi perfettamente, uno degli attori più brillanti e talentuosi che la storia del cinema abbia mai potuto conoscere. Sul set adorava improvvisare e gli riusciva sempre molto bene. Sapeva strappare grossa risata a chiunque ed era il re dell'intrattenimento e dell'ironia. Le sue erano abilità davvero uniche e la caratteristica di questo attore è che ha saputo dimostrarle sia nei suoi progetti lavorativi sia fuori. Impossibile dimenticare l'attore che ha saputo conquistare il cuore di milioni di persone in men che non si dica, uno degli uomini più amato da pubblico e critica, un uomo che dietro il carattere solare, ironico e brillante nascondeva un animo fragile e malinconico. Ripercorriamo insieme la storia della sua vita. Robin Melloran Williams nacque all'ospedale St. Luke Hospital di Chicago, Illinois, il 21 luglio del 1951 da un'agiata famiglia di origini inglesi, gallesi, irlandesi, scozzesi, tedesche e francesi. Il padre, Robert Fitzgerald Williams, 1906-1987, era un dirigente della Ford Motors, mentre la madre, Laurie Melloran, 1922-2001, era una modella originaria di Jackson, Mississippi. Fu infatti quest'ultima a spingere il figlio ad entrare nel mondo dello spettacolo. Quello che non molti sanno è che il Robbie Williams bambino era introverso e trascorse un'infanzia per lo più solitaria. Tuttavia, ciò favorì a sviluppare la sua spiccata e creativa immaginazione, una delle caratteristiche che meglio lo hanno contraddistinto nel corso della carriera. Nel 1967 la famiglia Williams si trasferì in California. Finito il liceo, dopo il diploma conseguito nel 1971, Robin si iscrive all'università, alla facoltà di Scienze Politiche.
È proprio in questi anni che viene fuori la sua grande passione per il cinema e la recitazione. Abbandona quindi il suo corso di studio per rincorrere il suo sogno e si iscrive a quello di recitazione drammatica alla Juilliard School di New York, dove ebbe John Husman come insegnante. Una base solida quindi dietro l'attore poliedrico che abbiamo potuto conoscere e amare. Inizia il suo percorso, la sua gavetta, che lo porterà poi a solcare palcoscenici e a cimentarsi nello stand-up comedy sin da subito. Sino a tutti gli anni '80, Williams interpretò numerose stand-up comedy e 3 episodi speciali della commedia dell'HBO Off the Wall and Evening with Robbie Williams del 1982, e Robbie Williams Live at the Met del 1986. I suoi lavori stand-up sono stati molto importanti per il seguito della sua carriera, come poi dimostrò il suo one-man show Robbie Williams Live on Broadway del 2002. È stato votato 13° nella lista della Comedy Central tra i 100 più grandi stand-up di tutti i tempi. La sua carriera d'attore inizia nelle vesti di mimo prima, un suo grande talento, e comico poi. Il 1977 è l'anno in cui inizia a farsi conoscere al grande pubblico, quando inizia ad apparire in alcune serie TV come La famiglia Bradford e Happy Days, oltre che nel lungometraggio Il film più pazzo del mondo, e nella serie televisiva Mork e Mindy come coprotagonista. Sono ancora celebri le sue performance nei panni del simpatico alieno Mork. Il suo saluto nano nano, allargando le dita della mano, sarà per sempre inconfondibile. Robin si concentrò poi sul cinema, sebbene nel corso della sua carriera non abbia mai abbandonato il piccolo schermo, partecipando a serie come Homicide nel 1994, Friends nel 1997 e Life with Bonnie nel 2003. Il suo primo ruolo di rilievo sul grande schermo si ha nel 1980. Fu infatti il protagonista della pellicola Popeye, Braccio di ferro, poi apparve in Mosca a New York 1984. Nonostante il film non ebbe un gran successo, di lì a poco il giovane Robin iniziò a ricevere interessanti proposte di collaborazioni. Nel suo secondo film, Il mondo secondo Garp, vengono fuori tutte le sue innate doti recitative. Vince numerosi premi, come il suo primo Golden Globe nel 1987 grazie al film Good Morning Vietnam, e che dà un'impronta importante al suo stile, brillante ma impegnato, comico ma mai semplice intrattenitore, leggero ma mai superficiale, esilarante ma con quella perenne punta di malinconia nello sguardo, in quel sorriso a labbra strette, pieno di significati. Ci furono altri successi: L'attimo fuggente dell'89,
risvegli del 90. La leggenda del re pescatore del 1991. Hook, Capitano Uncino del 91. Mrs. Doubtfire del 93. Jumanji del 95. Aereo e pezzi del 97. E finalmente arriva anche l'Oscar. L'Academy Award lo premia come miglior attore non protagonista per l'interpretazione del film del 1997 Will Hunting January Bell, film che ebbe un notevole successo, che lo vide recitare a fianco dei giovanissimi Matt Damon e Ben Affleck. Negli anni successivi seguirono altre pellicole di grande spessore, come Al di là dei sogni del 1998. L'uomo bicentenario del 1999. Insomnia del 2002. The Big White del 2005.
L'uomo dell'anno è Una notte al museo del 2006. Tra gli ultimi suoi lavori vi sono Licenza di matrimonio del 2007, Big Wedding del 2013, Boulevard e Una notte al museo, Il segreto del faraone del 2014. Furono molto proficui anche gli anni 2000, sia a livello cinematografico che per alcuni lavori televisivi. La grande carriera di Robin è raccontata anche dai numeri, oltre 60 i film a cui prese parte. Nel corso della sua carriera, Robbie Williams ha avuto modo di vestire i panni del doppiatore, prestando la propria voce per i film come Dear America, Lettere dal Vietnam del 1987, AI, Intelligenza artificiale del 2001, Un'occasione d'addio del 2015 e per i film d'animazione Aladdin del 92, Aladdin e il re dei ladri del 96 e Robots del 2005, Happy Feet del 2006 e Happy Feet 2 del 2011. Inoltre ha ricoperto il ruolo di produttore per i film Mrs. Doubtfire, Jacob il bugiardo e Comic Relief dell'86, che Williams ha diretto dopo aver sperimentato la regia con un episodio di Mork and Mindy del 1982. Sono molte le frasi che hanno reso Robbie Williams una vera e propria icona del XX e del XXI secolo. Ecco alcune frasi. La cocaina è il modo che usa Dio per dirti che stai facendo troppi soldi. Pensavo che la cosa peggiore della vita fosse finire tutto solo. No, non lo è. La cosa peggiore della vita è quella di finire con persone che ti fanno sentire veramente solo. I politici sono come i pannolini, bisogna cambiarli spesso e per lo stesso motivo. La satira è viva, sta bene e vive alla Casa Bianca. Ti do un consiglio, mai sputare in un tornado. Robbie Williams non ha mai rivelato troppo della sua vita privata. Nonostante il suo atteggiamento in pubblico sempre positivo e scherzoso, la sua vita privata è sempre stata un po' travagliata. Per esempio, all'età di 30 anni, il celebre attore ha avuto a che fare con la cocaina e con problemi legati all'alcol. E per quanto riguarda la vita sentimentale, si sa che si è sposato più di una volta. L'attore infatti è convolato a nozze ben 3 volte. La prima il 4 giugno del 1978 con Valerie Velardi, una ballerina. Nel 1983 ha avuto il primo figlio, Zachary, per poi divorziare il 6 dicembre di 10 anni dopo. E sempre a distanza di 10 anni, nell'aprile del 1989 sposò Marcia Gazes, una produttrice statunitense. Ebbe 2 figli, Zelda nel 1989 e Cody Allen 1991. Zelda, tra i figli di Williams, è l'unica che ha deciso di seguire le orme del padre e ad oggi è un'attrice molto conosciuta. Dopo aver divorziato da Marcia nel 2010, impalmò nel 2011 Susan Schneider, una graphic designer. La donna ha avuto modo di sostenerlo nei suoi ultimi progetti e durante gli ultimi anni della sua vita, quando ha iniziato a soffrire di depressione dopo che gli è stata riscontrata la malattia di Parkinson. Inoltre con l'autopsia è stata riscontrata la demenza dei corpi di Lewy, una patologia neurodegenerativa correlata proprio al Parkinson, malattia che porta a una perdita progressiva della memoria, delle emozioni, dei movimenti del corpo, a crisi incontrollabili, attacchi di panico e allucinazioni.
Poco dopo la diagnosi, l'11 agosto del 2014, Robin si tolse la vita. Venne trovato in camera da letto nella sua casa in California. 6 anni fa, appunto, il mondo si svegliava con la triste notizia che Robin si era tolto la vita. Una decisione che ha sconvolto tutti e ha lasciato Hollywood con il cuore irrimediabilmente spezzato. A 6 anni di distanza dalla sua scomparsa, un docufilm dal titolo Robin's Wish spiega le ragioni che hanno portato l'attore al suicidio. Perché? È l'angosciante domanda che migliaia di persone si sono poste dopo il tragico gesto. A lungo si è parlato del suo essere affetto dal morbo di Parkinson, ma ora il docufilm, in uscita a settembre, svela la vera ragione dietro la morte di Robbie Williams. Una terribile patologia, la demenza a corpi di Lewis, appunto, che ha attaccato il cervello dell'attore, rendendo i suoi ultimi giorni pieni di angoscia, ansia e depressione. Tutte le zone del cervello erano state attaccate da una malattia, un'esperienza che lo ha totalmente disintegrato, ha affermato la moglie. Robbie Williams, anima fragile, artista eclettico, attore preparato e sempre pronto a sfidarsi, andato via troppo presto, vive ancora nella memoria di tutti noi per le sue interpretazioni indimenticabili. Il video finisce qui. Al prossimo video.